Veramente una settimana bella pregna di contenuti e di novità interessanti in ambito action figures e collezionismo, soprattutto in scala 1/6. Dopo un inizio di 2025 col botto, poi è andato tutto più o meno ad appiattirsi e finalmente in questa penultima settimana di marzo c'è davvero tanta carne al fuoco. Quindi ragazzi, saltiamo tutti i convenevoli, anche perché ho la febbre, sto male, ho il raffreddore, le emorroidi, qualsiasi cosa. No, quelle no. E quindi benvenuti al solito appuntamento delle news della settimana, forma chiamata da tutti quelli col muccio al naso. E buona domenica, buon qualsiasi giorno voi stiate guardando sto video. E gettiamoci subito su le novità di questa settimana. La fantastica Blitzway Ritorno al Futuro 2, la DeLorean da Ritorno al Futuro 2 in onore del 40° anniversario del film, ragazzi, che è una gran figata, già disponibile in preordine sul colossodinerd.com, l'andiamo a vedere fra pochissimo. È davvero uno spettacolo, andatevi a vedere bene le caratteristiche sul Facebook di Blitzway, dove sono adesso in questo momento, da dove state vedendo questa schermata. C'è davvero di tutto e di più, lucini, luci, suoni, cose varie, è una bella bestia, quindi sono 74 cm di macchina, quindi i fortunati di voi che avranno lo spazio e soprattutto 1220 euro da investire per questo capolavoro, ragazzi, mi facciano sapere e mi dicano soprattutto dove abitano. Io non penso proprio che la prenderò per entrambi i problemi, soldi e spazio, che sono due delle tre calamità del collezionista: soldi, spazio e le mogli. Quindi io ne ho due di questi problemi, forse avrò presto anche il terzo, però ecco qua, questa è il preordine della DeLorean della Blitzway. Raga, non ve la fate scappare per gli appassionati, perché è veramente una gran figata. Poi andiamo in art, quindi scala 1/12 con queste tanto chiacchierate Morphig che finalmente si fanno vedere il 28 di marzo, quindi proprio a pochi sgoccioli. Oggi che cos'è? Oggi che registro è sabato 22, quindi la prossima settimana, ragazzi, avremo finalmente il preordine ufficiale del Batman da The Dark Knight Rises, Batman in 1/12, la nuova collezione di In Art che non fa solo 1/6 ma anche 1/12 della DC soprattutto, e sembrano essere dei piccoli grandi capolavori. Il 28 marzo ne sapremo anche il prezzo e vedremo se dovremo svenarci anche per avere questi gioiellini. So che molti di voi sono interessati, poi fatemi sapere se le prenderete, ma ne parleremo probabilmente la prossima settimana con le news, perché i prezzi si vedranno appunto il 28 di marzo. Poi passiamo al lato Toys con l'unico rilascio, l'unico se non mi sbaglio, sì, di questa settimana, che è questo meraviglioso Spider-Punk da Spider-Man Across the Spider-Verse. Figo, molto figo. Anche se a me non piace questo stile, forse un po' troppo stilizzato, un po' troppo mingherlino e alto, non mi piace particolarmente, ma è figo concettualmente a livello di colori e tutto il resto. Non so se qualcuno di voi l'ha già preordinato, quindi magari gli arriverà a breve. Nel caso, raga, come al solito fatemi sapere, perché sono curioso di vedere questa roba con un parere vostro. Poi andiamo avanti. Qui che è successo intanto? Oh, niente, non vuole andare avanti, quindi andrò avanti manualmente. Il primo grande annuncio di questa settimana per Hot Toys e per Star Wars è Galen Erso, quindi finalmente Hot Toys si affaccia su Rogue One. Sto facendo una fatica incredibile a parlare, ragazzi, oggi. Si affaccia su Rogue One e lo fa con Galen Erso, ma per tutti gli appassionati di Star Wars e soprattutto che stavano aspettando una doll da Rogue One, attaccatevi fortissimo a questo membro, perché sarà ovviamente una esclusiva giapponese. In quante copie? Adesso ce lo andiamo a vedere. E niente, quindi il personaggio è molto carino, molto figo. A me non piace assolutamente l'head sculpt, però a quanto pare da quelle persone che ho sentito sono uno dei pochi, perché tutti invece adorano questo head sculpt. A me non somiglia tantissimo a Mikkelsen, l'attore, non vorrei dire una cavolata, ma comunque è quello lì. E quindi questa dovrebbe essere un'esclusiva del Star Wars Celebration di Tokyo, che si terrà ad aprile.
ed è comparso anche sul sito giapponese di Hot Toys una sorta di calendario, che un calendario non è, diciamo ci sono 18 prodotti esclusivi per il Giappone che arriveranno da parte di Hot Toys, per fortuna nostra europei, non soltanto, si tratta soltanto di doll, ma anche cosbaby, magneti, portachiavi e cazzatelle varie, quindi speriamo, almeno per quanto mi riguarda, che ci siano poche doll esclusive per il Giappone, che sono sempre un pochino più difficili da reperire per noi, e spero soprattutto che non vadano a coinvolgere dei personaggi principali, perché mi roderebbe parecchio in culo. Intanto dalle Nerso, Movie Master P775 di 31 cm di altezza, 30 punti di snodo, e uscirà appunto a breve, secondo terzo trimestre del 2025, presumibilmente a ridosso appunto di aprile, quando ci sarà la Star Wars Celebration. Andiamo a parlare di Spider-Man adesso, di Miles Morales, anzi direttamente da Marvel Spider-Man 2. Scusate ragazzi, questo per un episodio delle news della settimana un po' così, la febbre mi sta dando alla testa. Miles Morales nella sua Purple Rain Suit, che secondo me è una gran figata, ricorda un pochino quelli che sono i colori del Goblin, questo verde e viola, è veramente molto molto figa, con questi effetti un po' particolari verdi, di plastica traslucida, semitrasparente. La tuta, purtroppo, mi sa che è sempre dei soliti materiali di Hot Toys, quindi possibilità elevata, ma sempre con le solite ritorsioni che conosciamo tutti e su cui non mi voglio soffermare. Comunque un gran bel Miles Morales questo qui, davvero belli, accattivanti i colori, bella la tuta, belle le mani, guardate, con queste sorte di unghie, artigli, veramente molto figa. Io il videogioco non l'ho ancora giocato, lo so, mettetemi alla gogna, ma non l'ho ancora giocato, quindi non vi so dire effettivamente come fosse anche nel videogioco, ma esteticamente è veramente una gran figata. Intanto anche questo ovviamente è un'edizione limitata a 1500 pezzi, soltanto in mercati selezionati, quindi Videogame Masterpiece 68 di 30 cm, le solite cose, disponibile già da subito, primo, secondo trimestre del 2025, anche in questo caso uscirà a breve. E vabbè, quindi anche questa edizione limitata. E qui abbiamo il capolavoro di Hot Toys. Ovviamente so che tutti voi sentivate la mancanza di un altro Iron Man. Qui abbiamo una Mark IV Fractal Armor. Attenzione, perché adesso abbiamo finito tutti i colori dell'arcobaleno e non solo, ha finito tutta la palette di colori Hot Toys, quindi deve ripiegare su qualcos'altro. Quindi abbiamo Iron Man in versione Swarovski, con questi poligoni attaccati alla tuta, molto bella. Mark IV, ripeto, da Iron Man 2, ovviamente in diecast, con tutti i vari gingillini sopra, i LED del caso e tutte le cosine interessanti di Iron Man. È una figata, immagino, poi bisognerà vederla poi magari esposta e quant'altro, però diciamo che è l'Iron Man di cui non si sentiva proprio la necessità, ecco. Anche in questo caso dovrebbe essere in edizione limitata a 3000, qui sono stati più generosi raga, non 1500 ma 3000, quindi affrettatevi. E vediamo un po' se c'è scritto qualcosina, niente di particolare, solite cose raga, non ci perdo più nemmeno tempo per gli Iron Man. Se vi va date un'occhiata a questo Iron Man e vedete se riuscite ad accaparrarvelo. Poi torniamo qui, e questo è il pezzo grosso di questa settimana. Intanto volevo iniziare dando questa notizia a tutti coloro, facendo un saluto generale a tutti coloro che si erano comprati un secondo Deadpool e lo avevano fatto customizzare per renderlo battle damage. Vi abbraccio tutti ragazzi, vi voglio bene. E qui ecco, già ne avevamo parlato quando in quel famoso piccolo video, quel famoso trailer in cui si vedeva già questo Deadpool, questa nuova versione di Deadpool, con Ryan Reynolds che lo riceveva da Hot Toys e allora oddio si era gridato allo scandalo. E questo raga era davvero un pezzo esagerato. Deadpool, l'arrivo di Deadpool in Italia è praticamente alle porte, anzi è già arrivato, e spero e penso che arriverà, tutti quanti l'avevano preordinato almeno sul Colosso di Nerd a breve. E qui bisogna raddoppiare, perché questo secondo me è un pezzo assolutamente da avere, è davvero figo, a me almeno personalmente piace.
Ci sono 3 teste praticamente, con la maschera sollevata e senza maschera, quindi avere tutti e 2 i Deadpool sarà una figata perché si potranno creare varie combinazioni. C'è la base diorama con il LED, almeno da quello che sto vedendo. Ci sono gli accessori per ricreare la scena iniziale di Deadpool e Wolverine. Insomma, raga, è una figata. Non c'è niente da dire, io sono veramente gasatissimo per questo Deadpool, penso proprio che lo prenderò, anche se già ho l'altro Deadpool. Sapete che io non amo i ricicli, e a parte sta settimana sono stati tutti i ricicli, non amo particolarmente queste cose, ma in questo caso con Deadpool, per cui ho un debole, penso proprio che cederò, e fargli una posa del genere secondo me è un must, e probabilmente questa testa qui la metterò sull'altro, su quello pulito, su quello clean. Quindi raga, davvero un bel annuncio che ovviamente si sapeva, farà incazzare qualcuno sicuramente, però questo è il rischio di fare determinate cose nei momenti sbagliati. Movie Master V782 Battling Version, 31 cm di altezza, 30 punti di snodo, e anche questo secondo terzo trimestre del 2025. Sembra che i tempi di attesa si siano ridotti parecchio. Abbiamo visto, già ne abbiamo parlato in altre occasioni, a meno che non stiamo parlando di un'edizione limitata, ma sembra proprio di no, a quanto pare. Diamo una letta veloce, ma sembra che non sia un'edizione limitata. Scusate ragazzi, niente, non dice nulla, quindi salvo notizie dell'ultimo momento. Raga, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo Deadpool, se avete avete preso già una seconda versione per renderla battle damage, per farvela customizzare e quant'altro. Insomma, ditemi che cosa ne pensate, e se avete già preso quello base, se prenderete anche questo qui. Come al solito andiamo su ilcolossodinerd.com per la conclusione del video e vedere gli ultimi arrivi. Ci eravamo salutati la scorsa settimana con gli Stormtrooper di Ono Studio, e tra l'altro raga vi do la notizia che ci sono cascato e ho preordinato questo qui da Star Wars Rebels, il comandante. Da segnalare, vi dico, queste doll di Saw sono una meraviglia, quando sono state messe sul sito sono piaciute a tantissima gente. Ecco qui la DeLorean da Ritorno al futuro 2 di Blitzway, di cui abbiamo parlato all'inizio del video, 1220 cucuzze. E poi raga, qui c'è una statua della Madonna di Berserk, di Guts, che per quanto io ancora, lo so, linciatemi, non ho visto Berserk, me la prenderei pure io. 449 euro è un buon prezzo per una statua del genere, una bella bestia, ed è veramente una gran figata ragazzi. Quindi per gli appassionati fateci un pensiero, dovrebbe avere anche la testa intercambiabile se non mi sbaglio, esatto. Quindi raga, gran figata, lui cattivissimo e ci sta alla grandissima. Bene raga, quindi che vi devo dire? Questa settimana, madonna, sono arrivato lunghissimo come minutaggio, vi chiedo scusa, anche questa settimana se n'è andata. Io probabilmente sto rischiando di svenire, di morire asfissiato senza respirare, sto morendo, quindi vi saluto, fatemi sapere qui sotto nei commenti, parliamone un po', non fate sempre i soliti che pigiano e basta, scrivete 2 righe, facciamoci 2 chiacchiere. E vediamo un attimo di parlare di questa roba qui, tanti ricicli, tante edizioni limitate che fanno contenti tutti noi europei, e Deadpool che ogni volta che viene lanciato sul mercato fa sempre un gran casino, fa sempre un gran parlare di sé e fa sempre incazzare un sacco di gente. Detto questo raga, io vi saluto, ci vediamo in settimana con qualche video, qualcosina di sfizioso come dicono quelli che capiscono un sacco di YouTube, e ci vediamo invece per le news la prossima settimana. Ciao raga, buona domenica, buon inizio di settimana!